Good morning guys! Oggi parliamo delle mie borse che utilizzo per andare in moto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ora ne parliamo nel dettaglio, ragazzi. Direi di partire dalle borse che utilizzo con più frequenza, ovvero i due zaini. Parto da lui perché è il primo zaino che utilizzo fra i due, quello quindi con uso più frequente. È capiente in un modo esagerato, cioè rendiamoci conto, c'è spazio per un'altra testa. Il cappello però lo rimetto, Tasca qua, tasca davanti, tasca... insomma, pieno di tasche. Non so di che marca sia. Non posso consigliarvelo perché c'è, o meglio, ve lo consiglierei, ma non saprei dirvi dove comprarlo. Quindi voi non avete visto niente. Voi non avete visto niente. Si passa a questo bellissimo zaino che avete visto nel video Una tranquilla giornata di pioggia, e se non l'avete visto qui sopra il link in descrizione per poterlo vedere. Lui è uno zaino comprato alla Decathlon di 30 litri se non vado errando di capienza. Qui ci posso entrare anche le gambe fino al ginocchio. La parte più interessante è la sua copertura antipioggia. Un'altra borsa che utilizzo, ed è da un po' di tempo in realtà che non la sto utilizzando perché gli zaini mi stanno fornendo tutto lo spazio di cui ho bisogno, e poi fondamentalmente non devo staccare con gli zaini perché sono attaccati a me e dove io vanno loro. Questa borsa di cui sto parlando è la borsa serbatoio, che è veramente fotonica. Un motivo per cui ho deciso di non utilizzarla più momentaneamente è perché la parte dove ci sono le calamite all'interno, come vedete, si è completamente rovinata, logorata. Quindi la calamita sporge, eccola qui, all'esterno, mi vanno a graffiare il serbatoio, cosa che è già successa. Basta metterci un panno sotto, però non ho la volontà, perché sono un pochino pigro, di farlo ogni volta. Però questa in particolare, e vi metto una sua concorrente ma delle stesse capienze nel link di descrizione, ha una capienza enorme, ma se non dovesse bastare, basta slegare questa cerniera e abbiamo ulteriore spazio da sfruttare. Anche questa non impermeabile, ma a sua volta dotata di copertura antipioggia. Ora arriviamo a quelle che sono le borse più dispendiose che io ho comprato, perché lì parliamo di acquisti da circa 25-30 euro l'uno, e qui parliamo invece di borse che vanno dai 150 a salire, ma sono borse completamente diverse, pensate ovviamente per un utilizzo diverso, non giornaliero, e con una capienza ovviamente diversa. Le prime due borse che vi voglio far vedere sono la coppiata della Givi. Io vi consiglio di utilizzarle con il telaglietto perché si vanno a rovinare, cosa che a me è successa. Per esempio, ora qui non si vede tantissimo, c'è un po' di segno di sfregamento dovuto alla sospensione, e poi c'era un punto, ora non ricordo dove sia, eccola qua, dove, spero che lo vediate, qui la tela si è un pochino lacerata, ma è un buco grande quanto un'unghia di un pollice, quindi nulla di che, si può benissimo ricucire. Sono dotate, ora non mi ricordo dove l'ho messa in garage, ma ce l'ho, dotate entrambe le borse di copertura antipioggia e sono veramente comode, ragazzi. Anche loro sono a soffietto, slaccio la cerniera e sono veramente larghe. Mettiamole da parte. Ora andiamo a parlare delle tre borse di marca Dimed. La prima borsa di queste tre che ho comprato in assoluto è lei, la versione tubolare da 30 litri se non sbaglio. Sì, sono enormi, belle, si infila nel sissy bar della moto con le sue fasce che sono nascoste qui dentro e sono lunghissime. Si possono tranquillamente ancorare alla moto, cosa che io faccio sempre comunque, perché metto nel sissy bar e poi la vado a ancorare per far sì che poi non oscilli. Sono grandissime, ragazzi, hanno poi la parte rigida da mettere all'interno per far sì che anche se mezze vuote mantengano la forma. Non ce l'ho sempre qua perché l'ho nascoste di là all'interno del garage, non mi ricordo dove devo trovarle, ma ce le ho. Ogni singola borsa della Dimed è fornita con la sua copertura antipioggia e ovviamente con la sua borsa per andarla a riporre, e la polvere la prende lei, non la prende la borsa. Queste due borse invece le ho comprate insieme. Lei l'ho utilizzata purtroppo da solo. Il sissy bar originale di Harley riporta la scritta sopra massimo peso caricabile 5 kg. Lei pesa 5,8 kg. Io calcolo che almeno il doppio ce lo posso mettere, e con quella borsa ci ho caricato fino a 11 kg, quindi sono andato tranquillissimo. Ma lei con la versione da 55 litri che mi offre andrei veramente troppo oltre. Quindi lei io la utilizzo quando sono da solo, monto il sissy bar, la lego e la metto, l'appoggio sul sedile del passeggero. È di un bello ed è di un gigantesco. Qui dentro, ragazzi, io c'entro con tutte quante le spalle.
quasi, rimane fuori solo una spalla. La utilizzo particolarmente in quei viaggi in cui io sto sicuro fermo per tante ore in un luogo tipo un motoraduno e quindi so che non ho voglia di portarmi giacca, casco, per esperienza so che sono pesanti, ingombranti, mi fanno sudare come un maiale sotto il sole. Casco dentro, giacca bella piegata dentro e mi avanza ancora spazio per metterci eventuali acquisti. 4 tasche esterne, ovviamente aggancio a sissy bar come quell'altra, regolabile, basta tirare le cinghie, si mette tranquillamente. L'ultima versione, che è quella che ora inizierò a utilizzare molto probabilmente con molta più frequenza al posto degli zaini o in supporto allo zaino, è la versione tubolare da 10 litri. Questa l'ho comprata perché la lego molto facilmente e in poco tempo al manubrio davanti. Finora non l'ho mai utilizzata perché ho sempre avuto il timore se con le riprese, quindi con il motovlog sul manubrio, il casco, telecamerina, si mi andava a occupare troppo spazio nell'inquadratura. Uscirò a prescindere, farò un video in moto con la mia borsa sul manubrio e vedremo se mi darà effettivamente fastidio. Dotata anche questa di chilometrica cigna per legarla praticamente dal manubrio, arrivo a legarla alla sospensione posteriore. E ora direi di fare una cosa molto semplice, perché vedere le borse così non si capisce molto bene, quindi tiro fuori Noise così vedete esteticamente come sono. Quando vi ho fatto vedere le borse prima avete visto che la coppia della Givi è dotata di questi 3 strap che le tengono unite. In realtà sono 2 strap e questo è una fascia che si può stringere o allargare all'occorrenza. Loro devono passare sotto i sellini, sembra un'ovvietà ma ne ho viste montate sopra i sellini. Prima di montare vi faccio vedere che hanno questi agganci sotto che hanno l'unico scopo di agganciarci, come vi facevo, dei tiranti per tenere le borse ancorate alla moto o al telaietto qualora poi lo abbiate, altrimenti poi sulle curve tendono poi a dondolare. Se non montate il telaietto, ragazzi, che quindi dia un supporto nella parte dietro, come per esempio io ho fatto che non l'ho montato, la borsa lungo andare con il peso, perché le mie erano veramente cariche fino al limite, tenderanno ad abbassarsi e dietro non c'è nulla che dia un sostegno robusto alla borsa per star dritta. Ora vi faccio vedere le 3 borse Dimed e per poterlo fare prima devo montare il sissy bar. Ora non sto a agganciarlo fino in fondo che tanto poi lo ritolgo. Come vi dicevo prima, il montaggio è stupidissimo. Si prende questa parte qui e si va a incastrare su quello che è lo schienalino del sissy bar. Avendo questa parte qui regolabile si può incastrare su qualsiasi tipologia di sissy bar e la estetica della borsa è questa. Non è nemmeno troppo invasiva o troppo grande da vedersi, cosa che magari potrebbe essere con quest'altra borsa di 55 litri. Questa magari risulta un po' come un piccolo baulettino, perché su una Sporty una borsa del genere è effettivamente sproporzionata, però poi a livello di funzionalità secondo me fra tutte le borse che io ho non ha eguali, perché lei non offre l'ingombro laterale, però offre la stessa capienza, perché loro due, le laterali, offrono 60 litri sommati, quindi abbiamo 55, quindi fondamentalmente è la stessa. Come vi dicevo, io lei non la utilizzo in questa maniera, ma io la utilizzo in quest'altra posizione. La uso rivolta verso di me con le sue solite fasce, la vado poi a ancorare a tutta quanta la struttura per far sì che poi non si muova. Prima di passare all'ultima borsa Dimed che io ho, vi faccio vedere lei, la borsa serbatoio. 4 calamite montate, in realtà sono 12 perché sono 3 per postazione. L'unica rottura di palle di questa borsa, non tanto lei quanto di tutte quelle borse che hanno queste stesse fattezze, è che per fare benzina va ogni volta tolta. Mi raccomando, se avete una borsa calamita per il serbatoio, fate sempre attenzione che le calamite non sporgano, altrimenti fate come me che l'ho graffiata qua e di qua. Io consiglio di montarla solo a chi ha il faro con la sua palpebra, quindi in posizione originale, perché lei è rigida, non si ha nessunissimo problema. E questa è la posizione così come sembra, ve la faccio vedere anche da davanti. Questo è il davanti della borsa così come si offre, quindi in realtà vedete che non è troppo invasiva, e così è come si vede dai suoi 2 lati, uno e lato destro. Io qui dentro, quando l'ho utilizzata, ci mettevo tutti quelli che era il mio intimo cecilli. No, veramente 10 litri sembrano pochi, ma sono quanto uno zaino Invicta con cui voi andavate a scuola. Questa, ragazzi, non è l'idea, è una base su cui potersi fare la propria idea e trovare la propria soluzione. Vi ricordo che tutte queste borse e le altre che ho comprato, che mi stanno arrivando per sostituirne qualcuna che è danneggiata, trovate qui sotto in descrizione nel video. Come sempre spero di esservi stato di aiuto e di avervi dato qualche spunto per trovare la vostra soluzione, perché ogni motociclista è una storia a sé e come ogni storia a sé insegna, ci sono esigenze diverse per ognuno.
iscrivetevi al canale e cliccate anche sulla campanina per rimanere sempre aggiornati. Ciao ragazzi!